Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Clima enciclica Bayer SpA. Ultimo aggiornamento. 5 aprile 2022. Cos'ha Clima enciclica? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clima enciclica durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clima enciclica? Clima enciclica ha un farmaco a base del principio attivo estradiolo valerato più ciproterone acetato, appartenente alla categoria degli estrogeni più progestinici e nello specifico preparati sequenziali estroprogestinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SpA. Clima enciclica può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bayer SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: estradiolo valerato più ciproterone acetato. Gruppo terapeutico: estrogeni più progestinici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: terapia ormonale sostitutiva, TOS, dei sintomi derivanti da carenza di estrogeni in donne in postmenopausa. Prevenzione dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture, che presentano intolleranze a o controindicazioni per altri medicinali autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi, vedere paragrafo 4. L'esperienza nel trattamento di donne di età superiore ai 65 anni è limitata. Posologia: come iniziare Climen. Le pazienti con amenorrea o in postmenopausa possono iniziare il trattamento in qualsiasi momento, dopo aver escluso una gravidanza, vedere paragrafo 4-6. Posologia: assumere giornalmente una compressa bianca per i primi 11 giorni e una compressa rosa per i successivi 10 giorni. Dopo i 21 giorni di assunzione delle compresse, osservare una pausa di 7 giorni, nel corso della quale, nelle donne non isterectomizzate, si manifesterà un'emorragia simil-mestruale, che inizierà alcuni giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa. Se non dovesse comparire l'emorragia durante i 7 giorni di pausa, l'uso di Climen nel ciclo successivo potrà avvenire solo dopo aver escluso una gravidanza, vedere paragrafo 4-6. Modo di somministrazione: uso orale. Ogni confezione copre 21 giorni di trattamento. Una nuova confezione deve essere iniziata dopo la pausa di 7 giorni, lo stesso giorno della settimana di quella precedente. Il trattamento va iniziato con l'assunzione della prima compressa della serie bianca, il cui alloggiamento ha contraddistinto dalla parola euros inizio a EUROS. Le compresse successive dovranno essere prelevate ogni giorno dagli alloggiamenti via via seguenti nel senso delle frecce stampate sulla confezione. In tal modo verranno assunte prima tutte le compresse bianche e poi tutte quelle rosa. Per agevolare il rispetto dello schema di trattamento, la confezione è dotata di un adesivo che riporta i giorni della settimana. Questa etichetta dovrà essere applicata nell'apposito spazio sulla confezione, facendo in modo che il giorno della settimana in cui inizia il trattamento sia in corrispondenza del settore nel quale ha riportata la parola euros inizio a EUROS. Sarà così semplice verificare la corretta assunzione giornaliera delle compresse. Le compresse devono essere assunte intere, senza masticarle, con un po' di liquido e preferibilmente alla stessa ora del giorno. Compresse dimenticate: in caso di dimenticanza di una compressa, questa deve essere assunta appena possibile, preferibilmente entro le successive 12-24 ore, allo scopo di evitare la comparsa di sanguinamenti intermestruali. Se sono trascorse più di 24 ore non bisogna assumere compresse aggiuntive. La mancata assunzione di una doppia dose può aumentare la probabilità che si verifichino sanguinamento da rottura e spotting. Il sanguinamento di solito si manifesta durante la pausa di 7 giorni entro pochi giorni dall'assunzione dell'ultima compressa. Per l'inizio ed il proseguimento del trattamento dei sintomi post-menopausa deve essere impiegata la dose minima efficace per la durata più breve possibile, vedere anche paragrafo 4. Informazioni supplementari per categorie particolari di pazienti: bambini e adolescenti. Climen non ha indicato per l'uso nei bambini e negli adolescenti. Pazienti anziani. Non ci sono dati che indichino la necessità di un aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani. Per le donne di età superiore ai 65 anni, vedere paragrafo 4. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Non sono stati condotti studi formali in pazienti con compromissione della funzionalità epatica.
Climen ha controindicato nelle donne con gravi malattie epatiche, vedere paragrafo 4.3. Pazienti con compromissione della funzionalità renale. Non sono stati condotti studi formali in pazienti con compromissione della funzionalità renale, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. La TOS non deve essere iniziata in presenza di una qualunque delle situazioni sotto elencate. Se una di tali condizioni dovesse comparire durante l'uso della TOS, interrompere immediatamente il trattamento. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Carcinoma mammario pregresso, sospetto accertato. Sanguinamento genitale non diagnosticato. Tumori maligni o stati precancerosi estrogeno dipendenti, ad esempio carcinoma endometriale, sospetti o accertati. Iperplasia endometriale non trattata. Tromboembolismo venoso in atto o pregresso, ad esempio trombosi venosa profonda, embolia polmonare. Stati trombofilici accertati, ad esempio deficit di proteina C, proteina S o d'antitrombina, vedere paragrafo 4.4. Malattia tromboembolica arteriosa attiva o recente, ad esempio angina pectoris, infarto miocardico, ictus. Epatopatia acuta o anamnesi di epatopatia, fino a quando gli indici di funzionalità epatica non siano ritornati ai valori normali. Porfiria. Meningioma o anamnesi di meningioma. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Climen non deve essere utilizzato come contraccettivo. Nel trattamento dei sintomi da postmenopausa, la terapia ormonale sostitutiva dovrebbe essere iniziata solo per i sintomi che compromettono la qualità della vita. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota: le informazioni riguardanti l'uso di medicinali concomitanti devono essere consultate per identificare delle potenziali interazioni. Effetti di altri medicinali su Climen. Sostanze che aumentano la clearance degli ormoni sessuali, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Climen ciclica durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Climen ciclica durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Climen ha controindicato in gravidanza, vedere paragrafo 4.3. Se si instaura una gravidanza durante il trattamento con Climen, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. Dati clinici su un numero, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare ed usare macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari nelle utilizzatrici di Climen. Effetti indesiderati. I più gravi effetti indesiderati associati con la terapia ormonale sostitutiva sono elencati nel paragrafo 4.4. Altri effetti indesiderati riportati nelle utilizzatrici di TOS, dati post-marketing, ma per i quali, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può causare nausea e vomito e l'insorgenza di sanguinamenti da sospensione in alcune donne. Non esistono antidoti specifici ed il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati sequenziali estroprogestinici. Codice ATC G03FB. Climen contiene l'estrogeno estradiolo valerato, precursore del 17I, estradiolo umano naturale. Il ciproterone acetato ha un derivato sintetico dell'idrossiprogesterone con proprietà progestiniche, proprietà farmacocinetiche. Estradiolo valerato. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, l'estradiolo valerato ha rapidamente e completamente assorbito l'estere dello steroide asciso in estradiolo e acido valerico durante l'assorbimento ed il primo passaggio epatico. Dati preclinici di sicurezza. Estradiolo valerato. Il profilo di tossicità dell'estradiolo valerato è ben noto. Non ci sono dati preclinici di rilevanza per il prescrittore in aggiunta a quelli già inclusi nelle precedenti sezioni. Elenco degli eccipienti. Eccipienti comuni ai due tipi di compresse rivestite, bianche e rosa. Lattosio, amido di mais, povidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, povidone 700.000, macrogol 6.000, calcio carbonato, cera e eccipienti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.